Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Finalmente dopo un anno è raggiunto il momento. Non so se vi ricordate, ma esattamente un anno fa abbiamo installato un dispositivo multimediale della Carporide sulla Panda di Alfredo. Sia Marco che tanti altri di voi ci hanno chiesto se era possibile fare la stessa procedura su un monopattino o su una bici elettrica. All'epoca non ne avevo trovato niente a giro, c'era qualcosina ma non mi convinceva così tanto, ma finalmente oggi Carporide ha fatto qualcosa di straordinario, ovvero hanno creato un dispositivo multimediale adatto per moto e scooter eccetera. Ho contattato Carporide di mandarmelo per provare e vedere se è possibile installarlo su un monopattino o su una bici elettrica. Per fortuna Carporide ce l'ha mandato, li ringrazio tantissimo per la loro fiducia e di averci dato la possibilità di fare questo esperimento. Vi dico la verità, io l'ho già provato, funziona benissimo, ci sono tante opzioni per poterlo installare sia sul monopattino che sulla bici elettrica, ci sono anche altre opzioni per poterlo installare su qualsiasi mezzo. È questo che mi è piaciuto di più di questo dispositivo, cioè Carporide a questo giro ha fatto davvero un prodotto validissimo che lo potrebbe installare chiunque, ma non vi preoccupate che in questo video vi farò vedere passo passo come installarlo. Detto ciò ragazzi, io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video e ovviamente di lasciare un pollice in su se vi è piaciuto questo contenuto. Detto ciò direi sigla! Insomma ragazzi, il dispositivo è questo, della Carporide 702V Pro. Prima di aprirlo vi faccio vedere due cose. È un dispositivo che si potrebbe connettere a Bluetooth, è un IP67 quindi impermeabile, sul quale si potrebbe ascoltare musica, voice control e potete mettere anche un SD card sul quale potete caricare musica, video eccetera per poterle vedere sul dispositivo. Qua invece dice che ha sia il CarPlay che Android Auto, quindi funziona con tutti gli smartphone, sia Android che iOS. Ora andiamo ad aprire la scatola. A prima vista direi che è fatto veramente bene, ha uno schermo 7 pollici, andiamo a togliere la pellicola così rendi meglio e voilà, direi lo schermo che è ben fatto. Insomma, poi dentro la scatola troviamo il kit per poterlo installare sul manubrio, un'altra staffa per varie misure, quindi avete la possibilità di installarlo su qualsiasi manubrio. Qui abbiamo il cavo di alimentazione tramite USB e qua invece abbiamo l'altro cavo di alimentazione per la batteria 12 volts e poi qua invece abbiamo una bustina con delle vite, brugola, chiavina e fusibile e poi altri kit per l'installazione. Per ultimo abbiamo il libretto di istruzione che io vi consiglio vivamente di leggere, anche se tanti di voi non lo fanno. Insomma ragazzi, la cosa più importante, vi dicevo prima, è quella di leggere il libretto di istruzione. Come vedete nella prima pagina vi mostra come collegarlo alla corrente, ovvero alla batteria della moto. Ovviamente essendo un dispositivo impermeabile, qui di lato ha l'alloggio dell'SD con le vite e la guarnizione. Insomma, qui invece sia con CarPlay che Android Auto potete collegare il vostro casco con l'interfono o le vostre cuffie eccetera, quindi avete la possibilità di ascoltare anche la musica dal vostro casco se ha l'interfono integrato. La cosa che mi è piaciuta di più è che potete collegare fino a 2 caschi e potete comunicare tra di voi, quindi se avete un passeggero sulla moto, ovviamente il monopattino non credo, anche perché è fuori regola, direi che è una cosa davvero molto utile ed intelligente, non la sottovalutate. Insomma ragazzi, come vedete questo è il mezzo sul quale andremo ad installarlo, è un Grace 8 ovvero un 08, è solo che stavo rimarchiato. Come prima cosa prendiamo questa staffa e andiamo a installarla sullo stelo. Una volta fatto ciò ragazzi, siccome questo è un attacco della moto BMW, noi lo andiamo a togliere perché non lo andiamo a installare su una moto. Andiamo a togliere tutto questo pezzo, svitando ovviamente queste 4 viti. Una volta fatto ciò ragazzi andiamo a togliere questa viti qua. Dopodiché andiamo a prendere la busta con il kit, la chiave eccetera, andiamo a prendere questa pallina nera, la dobbiamo piazzare su questo perno qui e poi andiamo a mettere la vite.
niente. E voilà ragazzi, abbiamo montato la nostra pallina. Ora andiamo ad allentare questo supporto qui e lo dobbiamo infilare in questo alloggio. Una volta fatto ciò stringiamo il tutto e voilà ragazzi, come ben vedete l'installazione è stata davvero molto semplice, poi è proprio perfetto. Su questo manubrio è perfettissimo, sia come dimensione tutto direi perfetto. Insomma ragazzi, come prima cosa io vorrei farvi vedere come funziona. Andiamo a prendere il cavo con il USB, lo andiamo a collegare. Insomma ragazzi, non so se riuscite a vedere, questo è praticamente un USB boost, vi trasforma la corrente da 5 volts 2.5 ampere a 12 volt 1000 mAh. Quindi questo noi possiamo collegarlo anche ad un power bank. Io ho questo power bank da 50 ampere, quindi basta collegare il USB e voilà, e il dispositivo si è acceso semplicemente con un power bank ragazzi. Eccolo ragazzi, come ben vedete è davvero, cioè non so se rende in telecamera, ma si vede davvero benissimo, si vede molto bene. Insomma, come vi dicevo prima, avete il CarPlay che potete collegarci l'iPhone, Android Auto, audio input, qui c'è la bussola e tutto quanto, l'altitudine e tutto quanto, che è una cosa molto utile per viaggi lunghi eccetera, per andare in montagna e tutto quanto. Telefono, potete fare delle chiamate eccetera, ascoltare la musica, la SD card e poi qui c'è l'impostazione di lingua, wifi, bluetooth, connettere tutti i vostri dispositivi. Qui come vi dicevo prima potete collegare i vostri caschi con l'interfono, quindi abbiamo casco 1 e il casco 2, quindi ne potete collegare due dispositivi. Insomma ragazzi, per poter sfruttare la batteria e collegare direttamente cablaggio a 12 volts vi occorre di prendere un dispositivo come questo. Questo è un step down, ovvero un riduttore di tensione, dipende dalla batteria del vostro monopattino, che sia 36, 48, 52 volts, ve la riduce a 12 volts. Qui abbiamo la batteria a 48 volts, ovviamente vi lascio un altro tipo più semplice di questo che fa direttamente 48 a 12. Io preferisco questo qua perché come ben vedete qui che c'è questa vitolina qui per andare a regolare la tensione che vi serve. Insomma ragazzi, per regolare la tensione vi occorre un tester. Come ben vedete ora si trova a 13,88, andiamo a svitare la vite e lui piano piano andrà a 12, andiamo proprio a 12,6. ok, va bene, lasciamolo così. Andiamo a collegare il nostro cavo. Insomma ragazzi, fatto ciò andiamo a collegare lo spinotto e voilà ragazzi, come ben vedete si è acceso, direi ottimo, funziona anche bene, la luminosità è ben alta quindi la corrente le basta. In questo modo ragazzi siamo riusciti a collegarlo con la batteria a 48. E insomma ragazzi, come avete visto l'installazione è davvero molto semplice, anche per poterlo attaccare a una batteria con più volts è molto più semplice, basta prendere lo step down ed il gioco è fatto. Io invece sono stato di molto fortunato ad installarlo su questo monopattino perché aveva l'uscita del faretto davanti, era di 12 volts, quindi ho tagliato i fili, ho fatto un collegamento ed è funzionato. Come avete visto è acceso, anche come assorbimento ci sta, il faretto funziona benissimo. Ora direi di andare a collegarlo allo smartphone e vediamo quali sono le funzioni che ci interessano a noi e quali sono i loro vantaggi. Ora direi di prendere il telefono e di cercare wifi e vediamo se lo trova. Come ben vedete ha già rilevato il dispositivo CarPlay e invece per il codice andiamo su impostazioni e poi andiamo su wifi. Qua ci dice il nome del wifi del dispositivo e la password. La password sono 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 e andiamo a connetterlo. Il dispositivo è connesso. Una volta connesso ragazzi, qui potete trovare tutte le applicazioni compatibili con questo dispositivo. Abbiamo YouTube Music, WhatsApp, Telegram, Waze, telefono per fare chiamate, promemoria, news, meteo, messenger, abbiamo messaggi, maps, impostazioni eccetera. Io ho anche Amazon Music, calendario e tutto quanto. Però ragazzi, questa cosa del navigatore è davvero molto interessante. Insomma ragazzi, come avete visto, questo CarPlay è davvero una cosa di spettacolare. Cioè avere un dispositivo del genere su un monopattino dove
potete gestire il vostro cellulare, sia messaggi, telefonate, tutto quanto. Anche quando vi arrivano i messaggi ve li legge ad alta voce, ovviamente se avete delle cuffie attaccate. E poi sul monopattino è molto utile per tutti quelli che usano spesso il telefono. Praticamente ci sono quelle persone che usano parecchio il telefono e quando vanno in monopattino, come ben sapete, non su tutti i monopattini potete guidare con una mano. È molto utile su un monopattino da questo punto di vista, che voi potete gestire tutto il vostro telefono da questo dispositivo multimediale. Direi un'ottima soluzione riguardo a questo problema. E poi la cosa più utile, ragazzi, se avete una moto, uno scooter eccetera, avete i caschi con l'interfono, cioè potete ascoltare musica, potete comunicare con il vostro passeggero per essere sempre a contatto. Come ben sapete, andare in moto tra vento, rumore eccetera è difficile comunicare, e questo vi dà la possibilità di farlo. Insomma ragazzi, questo è tutto. Ovviamente fatemi sapere nei commenti se sono stato abbastanza chiaro e di spiegare tutto nel dettaglio, e poi sotto il video in descrizione vi lascio tutti i componenti che vi servono. Vi lascio il step down, sia quello da regolare, magari ve ne metto tre, uno da 36 a 12, uno da 48 a 12 e uno da 52 a 12 volts. Detto ciò ragazzi, io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale qualora ancora non l'aveste fatto, di lasciare un pollice in su ovviamente se vi è piaciuto questo contenuto e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su nuovi video. Questo è tutto dalla Co Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!